Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex come sempre, questo che è il canale per voi creativi e creative, come vi dico sempre, è il canale che in questa serie vi fa vedere come realizzare un diorama da zero, passo passo, quindi la serie Diorami Insieme è fatta per chi vuole iniziare a realizzare dei diorami con poca spesa, il minimo indispensabile, e arrivare appunto ad avere un prodotto finito, quindi un diorama finito. Ed è stata creata e pensata da me per quelli che sono i neofiti, quelli che sono i principianti, che vogliono iniziare proprio questo bellissimo hobby che potrebbe essere il creare diorami, creare qualcosa di magari realistico ma in piccolo. Quindi questo è fatto per voi. Oggi cominciamo la 9ª puntata perché dobbiamo andare avanti con questo progetto, giusto? Partiamo! Siamo arrivati alla 9ª puntata. Come avrete letto dal titolo, oggi realizziamo l'acqua, quindi l'acqua che andrà ad essere il più realistico possibile, con la meno spesa possibile e con un prodotto specifico oggi, perché è un prodotto che può essere utile a chiunque, anche ai neofiti. Ve lo faccio vedere subito, perché oggi avremo bisogno appunto della Mod Podge, che qualcuno già mi ha accennato in qualche commento, ma oggi la usiamo, che è la Mod Podge modello glossy, quindi quella lucida sostanzialmente, e poi andremo a utilizzare una spatolina o un pennello, quello lo decidete voi, ma adesso lo vediamo sul tavolo. Siamo arrivati a questo punto e oggi in questa puntata, quindi la 9ª puntata, andiamo a realizzare l'acqua. Per fare l'acqua noi abbiamo già dato un fondo con il colore principale, con le sfumature principali, ma noi andiamo a rendere più acqua quello che dovrebbe essere il diorama, quindi a renderla più realistica. Per farlo ci sono tanti modi. Io userò un modo molto semplice perché questa serie è stata fatta soprattutto per i neofiti. Ci sono 1000 modi, alcuni sono anche sul mio canale, li potete trovare come acqua per diorami o acqua diorami, la trovate. Ce ne sono tanti, ci sono le resine, c'è il silicone, ce ne sono tantissimi, ma oggi usiamo un prodotto solo ed è questo, la famosa Mod Podge, che tra l'altro esiste in tanti modelli e per tanti utilizzi. Ne parleremo poi magari in un video apposito, ma questa Mod Podge ve la lascio sotto in descrizione, è la glossy, o meglio la gloss come la chiamano loro. Questa è la gloss, c'è la matte, e la differenza è che la gloss è lucida, quando asciuga è molto lucida, quindi è molto adatta per fare questo tipo di lavorazioni, e la matte invece è quella opaca. Ma andiamo a abbellire il nostro diorama con questa Mod Podge e vediamo come andrà a finire con quest'acqua. Avremo bisogno della Mod Podge, io userò una spatola, ma potete usare anche un pennello. Possibilmente usate un pennello brutto perché comunque è un collante, quindi anche se lo sciacquate sul pennello risulta sempre un po', insomma rischiate comunque di rovinarlo, quindi usate un pennello magari brutto per fare tutto quello che dovete fare sul modello. Andiamo ad aprire la nostra Mod Podge e andiamo ad applicarla. Questa è nuova, l'ho usata veramente poco, non so se si vede, ma sembra quasi colla vinilica, in realtà è un po' come la colla vinilica. In questo caso noi andiamo a stenderla, perché pian piano noi andiamo a stendere la nostra Mod Podge.
Non vi preoccupate se adesso vedete così, perché se si asciuga così effettivamente rimane così. Io adesso la sto stendendo dappertutto e poi la modellerò. Ecco qua, abbiamo steso la nostra Mod Podge. Adesso l'odore della Mod Podge non è carinissimo, effettivamente, magari usate una mascherina se ce l'avete, forse è meglio. Adesso che l'ho stesa tutta, soprattutto con la spatola, ma si può fare anche col pennello, cerco di dare un senso a tutto quello che può essere l'onda, che può essere l'acqua in movimento, vicino per esempio alla costa. Come vedete io ho fatto anche degli schizzi qua, perché effettivamente rimane molto densa, cioè permette con la sua densità di riuscire a fare anche queste cose, quindi è molto bella da usare. Qua voglio fare una cosa ancora più precisa, così anche un po' sul paletto, e adesso lo andiamo a modellare un po'. Faremo un po' d'acqua mossa, in questo caso basta picchiettare con la spatola, viene bene, col pennello un po' meno, però riuscite a raggiungere comunque un ottimo risultato. Perfetto, adesso mi piace, andiamo leggermente a sistemare qua in mezzo. E ora
lasciamo asciugare almeno una giornata. Passate poco meno di 24 ore, questo è il risultato, spero si veda lo sbarluccicamento, spero proprio si veda. Eventualmente potete ripassare un'altra mano di Mod Podge, vi ricordo quella glossy, che quindi è lucida, e questo è l'effetto, per dare magari un altro effetto sopra quello che già avete dato, che risulta completamente asciutta, con questa sorta di ondine. Spero di farvele vedere come le avevamo modellate insieme alla nostra spatolina. Quindi ricordatevi, magari è meglio avere una mascherina perché non ha un buonissimo odore, è meglio averla, però insomma dovete vedere voi e quanta ne usate soprattutto. Però questo è l'effetto e questo è un altro modo per realizzare l'acqua per diorami. Metodo molto facile, questa ovviamente vi lascerò sotto il link, così andrete a vedere esattamente questa, la glossy, che ce n'è adesso si riesce a trovare, ecco. Prima era molto più difficile trovare, poi ci sono altri Mod Podge che servono per tutt'altre cose anche. Bene, adesso vi saluto perché siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sono sempre più soddisfatto. Voi che ne dite? Mettetemi commenti qua sotto, ovviamente se vi è piaciuto poi il video ovviamente potete iscrivervi e cliccare la campanella così siete aggiornati su tutti i miei video, ma soprattutto aspetto i vostri commenti su come vi sembra e come sta venendo questo diorama che stiamo facendo un po' tutti insieme, e spero vi piaccia la serie perché siamo arrivati quasi alla fine. Che dire, mi sento di dire che sta venendo bene, non tanto perché l'ho fatto io, ma perché proprio mi piace come sta venendo, insomma, da un'idea basilare che poi era questo disegno barra progetto, diciamo che siamo arrivati a un bel punto, Vedremo poi nella prossima puntata di incominciare a fare i dettagli, quindi a realizzare per esempio, o meglio a posizionare i personaggi e magari fare dei dettagli come le macchine, come altro. Ditemi voi se magari volete comunque aggiungere per esempio una barchetta oppure no. Quindi aggiungendo una barchetta sicuramente poi avremo ancora bisogno della Mod Podge per vari motivi, ma ditemi se volete aggiungere per esempio anche la barchetta. I vari dettagli li vedremo nella prossima puntata, quindi stay tuned, come si suol dire. Io appoggio qua il nostro bel modello, anche perché c'è da rifinire, ci vorranno ancora un paio di puntate credo e l'abbiamo finito, 2-3 massimo. Quindi ditemi cosa ne pensate, io vi aspetto al prossimo video e da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!